tutti! Oggi siamo a casa perché piove un po', quindi non siamo andati in giro con il van. Voglio fare una torta di mele ultra veloce, quindi se state con me vi faccio vedere come la faccio. Per fare questa torta ultra veloce ci servono 220 g di farina, 100 g di zucchero, 2 uova, una bustina di lievito per dolci, poi ci sono 2 mele, un vasetto di yogurt al limone, 80 ml di olio di semi e poi ci serve un limone di cui ci serve la scorza da grattugiare nell'impasto e il succo andrà perché le mele non anneriscano quando le tagliamo. Andiamo a tagliare a tocchetti grossolanamente, abbastanza grossi, le 2 mele che abbiamo sbucciato e tagliato già a pezzettoni. Andiamo a fare dei pezzi ma molto grossolani, molto grossi, perché più i pezzi sono grossi e più si sentiranno nella torta, quindi ci va veramente pochissimo tempo. Grattugiamo la scorza del limone in un piattino perché poi ci servirà il succo da buttare nelle mele che abbiamo appena tagliato. Ok, adesso tagliamo a metà e andiamo a spremere il nostro limone e lo metteremo nelle mele che abbiamo fatto a tocchetti. Adesso buttiamo il succo sulle mele e gli diamo una girata, così non anneriscono. Ok, rompiamo le uova. Tac, una, tac, 2. Giù lo zucchero. Iniziamo a frullare. Quando abbiamo questa consistenza un po' spumosa, buttiamo lo yogurt. Rifrulliamo. Ora buttiamo l'olio a filo. Ora giù la scorza del limone. Adesso buttiamo giù la farina poco per volta. Sempre frullando. Se l'impasto risulta un pochino denso, mettiamo 2 cucchiai di latte. Per ultimo andiamo a mettere la bustina di lievito per dolci. Voilà, il nostro impasto è pronto, deve avere questa consistenza. Bon, adesso non ci resta che versare giù le nostre mele e gli diamo una girata e le incorporiamo al nostro impasto. Ok, abbiamo messo un po' di carta forno nello stampo, adesso andiamo a mettere giù il nostro impasto con le mele. Alla fine
spolveriamo con un velo di zucchero di canna. Ora andiamo ad infornare in forno preriscaldato a 180 gradi. La lasceremo in forno circa 35 minuti, 40 massimo. Sono trascorsi 35 minuti, andiamo a togliere la nostra torta. Ecco qui la nostra torta, andiamo ancora a fare la prova a stecchino, facciamo qualche buchetto, deve uscire asciutto, vuol dire che è perfettamente cotta. Ok, l'abbiamo trasferita su un piatto da portata, adesso aspettiamo che raffreddi del tutto e poi la spolverizziamo con lo zucchero a velo. È giunta l'ora di assaggiare la nostra torta, ma prima una spolverata di zucchero a velo. Vediamo un po' se è soffice. Sembra soffice. Ma l'aspetto è invitante. Questa è la torta che faccio spesso e volentieri, per colazione o per quando uno ha voglia di un dolcetto dopo il pasto. Bene. Spero che vi piaccia questa ricetta, a me piace personalmente, anche a Bat, quindi buon appetito! Buona! Questa torta alla fine è una torta facile da fare e ultra veloce e diciamo che va a ruba. State con noi per altre prossime ricette. Ciao ragazzi!